Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi utilizziamo appunto i Knights Templar Tarot, questo mazzo molto bello che ovviamente ha un taglio fortemente maschile. Questo ovviamente perché? Perché oggi ci andremo ad occupare di un ragazzo, di un uomo che comunque conoscete da un po' di tempo e che ha la brutta abitudine di alternare momenti di grande presenza a momenti di sparizione o comunque di maggior freddezza. Quindi una persona che, come accade spesso, tende a fare un po' avanti e indietro. Quindi inizialmente sembra corteggiarvi, poi sparisce, poi vi cerca, poi scompare di nuovo. Quindi vogliamo cercare un po' di capire effettivamente che cosa questa persona ha che non va, ok? Cioè cosa lo porta a comportarsi in questo modo. Quindi perché alterna, diciamo, dei momenti di riavvicinamento con, diciamo, una moralità molto positiva, allegra e spensierata, abbinata però appunto a dei momenti invece di isolamento, di chiusura, anche proprio nei vostri confronti, con invece atteggiamenti magari più freddi, più distaccati. Cioè cerchiamo di capire se effettivamente questa persona ha una motivazione concreta, quindi per esempio può essere la presenza di una ex che lui ha ancora per esempio nel cuore o che magari è ancora molto presente nella sua vita, problematiche economiche di vario genere, oppure nel caso in cui non ci siano delle reali motivazioni concrete e tangibili, potrebbe essere appunto che ci troviamo di fronte ad una persona che appunto soffre per esempio di sbalzi di umore, cioè che alterna appunto molto spesso, che ha delle oscillazioni improvvise e anche dei cambi piuttosto repentini dell'umore, cioè che tende ad esempio a passare da uno stato di gioia e di serenità ad uno stato di forte reattività, di atteggiamento concreto e positivo, ad uno invece di dolore, di rabbia, di frustrazione, anche di aggressività verbale, di chiusura e di isolamento magari sociale, quindi non soltanto da voi, perché noi sappiamo che obiettivamente gli sbalzi d'umore hanno proprio questa caratteristica, cioè di passare da uno stato ad un altro umorale in modo assolutamente non graduale, come invece accade, diciamo, solitamente nelle situazioni funzionali. Quindi ci sono dei cambi repentini che potrebbero far pensare appunto ad una situazione emotiva particolare di questa persona. Potrebbe appunto essere un individuo che soffre appunto di sbalzi di umore, che hanno chiaramente varie cause, perché in effetti sono molti i fattori che possono influenzare il nostro stato umorale, per esempio fattori fisiologici o ormonali o addirittura cerebrali, oppure anche fattori per esempio ambientali, psicosociali o appunto relazionali. Per esempio nelle donne questi sbalzi umorali si presentano generalmente nella fase del preciclo, quindi con appunto l'insorgere di alterazioni a livello ormonale. Negli uomini, per esempio, possono essere maggiormente presenti nei momenti di calo di testosterone, per esempio, ma ad esempio questi sbalzi umorali possono essere causati da appunto assunzione eccessiva di alcol, di anche droghe, piuttosto che a terapie farmacologiche, oppure per esempio anche a seguito di periodi molto stressanti, per esempio lutti, separazioni, traumi. Quindi le cause possono essere veramente tante per cui questa persona possa appunto avere questi sbalzi di umore, ovviamente senza andare necessariamente a pensare che questa persona possa avere questi sbalzi di umore a causa per esempio di disturbi psichici, quali per esempio il disturbo d'ansia generalizzato, il disturbo borderline di personalità. Quindi non andiamo a pensare necessariamente a queste cause, probabilmente anche le peggiori e le più negative. Cerchiamo comunque di capire obiettivamente che cosa questa persona
sta affrontando in questo momento, perché ovviamente i tarocchi possono dare appunto delle indicazioni, ovviamente non indicazioni mediche perché per quello ci sono i medici, ma diciamo possono attraverso il principio di sincronicità illuminarci alcune strade, alcune possibilità di interpretazione appunto di questa tipologia di individuo. Ovviamente io utilizzerò in questo caso il metodo a 8 arcani e non altri metodi, per esempio appunto come la croce celtica piuttosto che il palazzo degli dei, proprio perché in quel caso si va ad analizzare la situazione da un punto di vista temporale, quindi analizzando anche molto il passato. In questo caso il passato ci interessa meno, ci interessa molto di più il presente analizzato nei vari aspetti, ok? E soprattutto il futuro e in particolar modo il consiglio che vi viene dato appunto dagli arcani. Allora, inizio a mescolare appunto le carte e cerchiamo appunto di capire che cosa quest'uomo possa obiettivamente avere che non va, come mai questa persona continua appunto a fare avanti e indietro, come mai manifesta appunto questi sbalzi umorali così evidenti per cui ogni tanto pare essere preso da voi, dalla vostra presenza, pare gioire del vostro rapporto e invece ogni tanto pare proprio volersene assolutamente allontanare e se ne allontana. Cerchiamo un po' di capire quali possano essere le ragioni più o meno oggettive o totalmente personali che ha questa persona nel comportarsi in questo modo. Vediamo un po'. Allora, ok. Allora, vediamo un po'. Allora, sì, sono disposte abbastanza bene. Allora, prima posizione, il presente, cioè come questa persona in questo momento si sta ponendo appunto nei vostri confronti. Partiamo da un dato di fatto molto importante, Il 7 di spade, mamma mia. Allora, ragazzi, allora, questa persona sta nascondendo qualcosa. Il 7 di spade è una carta che rappresenta purtroppo la carta del ladro. Quindi, generalmente, colui che mente. Allora, che cosa un uomo può tenere nascosto ad una donna che frequenta in maniera saltuaria? Penso che a chiunque venga in mente una sola risposta, ok? Quindi l'ipotetica presenza di un'altra donna. Però un momento, perché prima di tutto dobbiamo guardare anche tutto il resto della stesa, prima di tutto, ok? Ma in secondo luogo io posso anche mentirti non sulla presenza o meno di un'altra persona, ma su una serie infinita di altre situazioni problematiche che questa persona non vi ha ancora detto e di cui magari si vergogna. Quindi potrebbe essere che questa persona in qualche modo viva una condizione, per esempio economica, precaria. Oppure potrebbe essere che questa persona abbia dei problemi professionali non indifferenti. Oppure potrebbe essere che questa persona in qualche modo
viva una condizione, per esempio, familiare, genitoriale, disastrosa, di cui appunto non vi parla. Cioè, la casistica di problematiche che una persona può tacere per vergogna sono tante. Voi direte, ma proprio per vergogna? Sì. Il 7 di spade ha questa caratteristica, cioè quella in qualche modo di tenere nascoste delle verità che non si vogliono affrontare perché sarebbero troppo scabrose. Il ladro scappa, guardate cosa sta facendo, fugge, poi chiaramente viene rincorso, ma in qualche modo il ladro scappa o almeno tenta di scappare. Quindi questa persona sta tentando in qualche modo di fuggire dalla verità e quindi fuggire anche da voi, proprio perché in maniera codarda preferisce non affrontare la situazione. Partiamo con una carta molto dura, molto severa, quindi già caratterialmente questa persona non ci piace tanto, Obiettivamente, ragazze, voi sapete che la prima carta di ogni stesa spiega il resto, ovviamente, della stesa e a sua volta ne viene spiegata. Quindi qui partiamo già da una carta molto pesante, di menzogna. Quindi c'è un qualcosa che questa persona non vi racconta di sé e che non vuole raccontarvi perché lui sta scappando da voi. Perché sta scappando? Perché questa persona ha paura della vostra intelligenza. Parliamo di spade, quindi un mentale molto fervido, molto attento, che sta arrivando alla verità. Le guardie sono davanti a lui. Ovviamente lo hanno già preso. Quindi in realtà questa persona ha capito di essere stata in qualche modo scoperta da voi. Quindi o voi attraverso qualche parola, una battuta o anche solo dei comportamenti gli avete fatto capire che voi avete capito, oppure comunque questa persona ha il sentore che voi possiate arrivare alla verità in maniera molto rapida. Quindi questa persona ha paura di voi, ha paura della vostra intelligenza, ha paura di quello che voi potreste scoprire e che quindi potreste non volerlo più. È una persona che ha delle paure abbandoniche molto forti ed è una persona che si vergogna di se stesso, di ciò che è, di ciò che ha fatto e di ciò che ha. Quindi tende a fuggire. E quindi lancia il sasso e tira indietro la mano. Si nasconde. Quindi prima effettua il furto e poi tende a nascondersi, a voler scappare. Ma in questo caso il 7 di spade ha anche una versione positiva. Voi direte, ma qual è? Che in realtà si è fatto scoprire. Cioè, il 7 di spade non rappresenta un furbo da competizione. Rappresenta comunque qualcuno che cerca di nascondere una verità, ma che non riesce a tenerla nascosta per lungo tempo, perché poi obiettivamente qui i gendarmi sono già arrivati a lui. Quindi in realtà questa persona ha capito che voi siete già molto vicini alla verità, anche se questa verità appunto possa essere un'altra donna. Quindi qualcosa che lo porta lontano da voi c'è. È una verità scottante e scomoda che lui non vuole rivelarvi. E potrebbe essere appunto la presenza di un'altra persona, oppure una situazione, vi ripeto, magari economico-finanziaria molto precaria, di cui lui per esempio si vergogna, o tutta una serie di altre problematiche che questa persona non vuole rivelare a voi. Per cui sì, c'è qualcosa che vi nasconde. Vediamo in questa posizione che cosa lui vede di bello in voi, su cosa voi potete fare affidamento, se c'è qualcosa su cui si può fare affidamento nei confronti di questa persona, gli amanti. Allora, questa persona, a prescindere che abbia o meno un'altra donna al suo fianco, prova per voi già qualcosa. Cioè, qui c'è già del sentimento, c'è già una voglia eventualmente di effettuare una scelta nel caso in cui per esempio lui abbia una donna che comunque per esempio la classica ex con cui ci si sente, si cerca di ricucire eccetera. Lui sta cercando in qualche modo comunque di scegliere e pensa già di essere verso la scelta, cioè verso di voi. Voi gli piacete molto
È stata una sorta di colpo di fulmine tra di voi. Questa persona si sente in qualche modo molto vincolata a voi, si sente già legata a voi da un sentimento, perché parliamo della carta degli amanti. Però ragazzi, di nuovo qui ci troviamo di fronte alla possibilità che questa persona abbia un'altra donna, perché la scelta nella carta degli amanti è tra due persone. Quindi questa persona in realtà, evidentemente, quando si allontana da voi è perché o risente l'altra persona o comunque l'altra persona cerca in qualche modo di contattarlo o lui cerca lei, quindi ci sono comunque dei contatti che però non vanno a buon fine, perché lui sta tendendo, l'ago della bilancia sta pendendo dalla vostra parte, perché questa persona veramente per voi, non dico che ha perso la testa, ma quasi, perché la carta degli amanti rappresenta appunto il colpo di fulmine. Quindi questa persona vi trova bella esteticamente, quindi siete il suo modello di bellezza estetica, ma soprattutto in qualche modo è una persona che ha voglia di continuare a conoscervi, perché ha una grande curiosità nei vostri confronti e ha voglia in qualche modo di continuare il vostro rapporto. Non vuole interrompere il vostro rapporto, vuole sceglierlo, è diverso. Ma se vuoi scegliere il rapporto con me, vuol dire che hai anche la possibilità di un'altra opzione. Potrebbe essere anche che questa persona voglia scegliere tra voi e il suo essere single, quindi il continuare un po' a temporeggiare, è chiaro, però solitamente la carta degli amanti non ci parla proprio di questo, sarebbe una definizione un po' tirata. Gli amanti ci parla proprio, vedete, di due opzioni, due possibilità. Vediamo che cosa ha nel cuore questa persona. Il 10 di coppe. Questa è una persona che da un punto di vista sentimentale, quindi coppe, vorrebbe la completezza, la realizzazione, ma di nuovo ragazzi questa persona vorrebbe chiudere un ciclo per aprirne un altro. Qui c'è un'altra persona, perché qui mi viene di nuovo ribadito, questa persona vorrebbe chiudere con la situazione che lui ha o ha avuto e che continua però ciclicamente a tornare, vorrebbe chiudere con questa situazione e poi poter ricominciare da capo con un nuovo partner. Quindi questa persona insegue la felicità, ma sa che per arrivare alla felicità deve chiudere in qualche modo con la persona che ha al proprio fianco o che magari non ha più, ma che vi ripeto continua ciclicamente a tornare, procurandogli comunque del male reale, del dolore reale. Parliamo appunto del 7 di spade, e questa persona in qualche modo cerca di trovare un'altra strada. Ecco perché sta effettuando una scelta, perché questa persona vuole chiudere definitivamente con il passato. Attenzione che il 10 di coppe potrebbe rappresentare anche una situazione familiare, quindi famiglia di origine, per esempio mamma, papà, eccetera, che in qualche modo gli fa male e quindi ha bisogno di staccarsi, ok, da questo nucleo familiare così oppressivo o comunque malsano. Potrebbe avere per esempio una figura materna vincolante, estremamente severa, rigida, così come una figura paterna. Quindi questa persona vuole allontanarsi da un nucleo familiare, o che lui ha con un'altra compagna, o che aveva con un'altra compagna, oppure che ha appunto a livello genitoriale. Questa persona vuole chiudere con il passato e ricominciare completamente un nuovo cammino. Vediamo però obiettivamente quali sono gli ostacoli reali. Allora, il 2 di coppe. No. Cosa vi devo dire, ragazzi? È una stesa molto specifica, chiunque si sia ritrovato in questa stesa per il principio di sincronicità, effettivamente è una stesa molto specifica, perché in questo caso parliamo obiettivamente di una persona che non ha problematiche come appunto avevamo pensato che potesse avere, problematiche appunto per esempio psicologiche o umorali, tipo appunto gli sbalzi di umore o altre patologie psichiche. Qui ci troviamo in realtà invece di fronte ad una persona che ha un 2 di coppe in accezione negativa, quindi questa è una persona
che obiettivamente ha una storia, vi ripeto, o chiusa alle spalle ma finita molto male, o ancora non chiusa ma sfilacciata, o come vi dicevo appunto una storia che si ripete ciclicamente, cioè quelle famose ex che continuano imperterrite a ritornare nella vita di un'altra persona nella speranza in qualche modo di appunto poter tornare da lui e con lui. Quindi questa persona in realtà ha un'altra figura, ma ve lo dicevo con la carta degli amanti, quindi c'è un'altra figura femminile che lui sta cercando in qualche modo di allontanare dalla sua mente e dal suo cuore. In realtà lui non prova più nulla per questa persona perché il 2 di coppe è in accezione negativa, però è comunque una persona che obiettivamente per questa donna ha sofferto tanto. E di conseguenza, avendo sofferto tanto, questa persona sta facendo veramente molta fatica a lasciare andare proprio il dolore, la perdita di questa persona. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad un individuo che ha effettivamente dei tempi di recupero e di resilienza effettivamente molto lunghi. Quindi è una persona che obiettivamente sta facendo molta fatica a recuperare da un dolore. Quindi obiettivamente questa persona in qualche modo ha subito comunque delle gravi perdite, delle gravi delusioni, ok? Una separazione che per lui comunque è stata veramente molto dolorosa e che chiaramente rappresenta per lui un elemento forte di frustrazione, per cui in questo momento sta facendo veramente molta fatica a lasciarsi andare. Vi dirò anche addirittura, con il 2 di coppe in accezione negativa, che questa persona potrebbe anche soffrire di impotenza o di frigidità, o comunque di malattie dell'apparato riproduttivo, proprio perché evidentemente da un punto di vista psicologico questo dolore è stato talmente vincolante che a volte può avere appunto dei disturbi da quel punto di vista. Quindi in realtà questa è una persona che non riesce neanche a vivere in maniera positiva e piena la propria sessualità, in maniera tranquilla e serena, lasciandosi anche andare completamente alla sessualità, proprio perché questa persona sta ancora soffrendo per un discorso di tipo sentimentale. Il 2 di coppe ci parla quindi di una persona che naturalmente in questo momento è incostante, proprio perché ha dei conflitti intimi molto importanti dentro di sé e ha delle scelte che sta facendo fatica a fare. Quindi, in qualche modo, evidentemente, questa persona, pur provando, vi ripeto, qualcosa per voi, però sta facendo fatica a lasciarsi andare. Non riesce ad oggi, in questo momento, ancora a liberarsi da questo passato e a mostrare apertamente tutto il suo interesse. Non è il momento questo, evidentemente, per questa persona, No. Allora, vediamo in questo caso l'ambiente che lo circonda, il cavaliere di bastoni. Allora, questa è una persona che in qualche modo lo consiglia, quindi può essere un amico, può essere un collega di lavoro, può essere un fratello, c'è un qualcuno che in qualche modo riesce a dargli un po' di equilibrio attraverso appunto diciamo dei consigli che apparentemente sono comunque dei consigli proficui, nel senso che il cavaliere di bastoni cerca proprio di portarlo verso una situazione appunto di maggior serenità e quasi di liberazione da tutte queste problematiche che questa persona ha interiori in riferimento proprio a questo rapporto finito male o che sta finendo male. Quindi in realtà è un amico sincero di cui lui si fida molto. Probabilmente è una persona single, proprio come magari potrebbe essere lui. È una persona molto energica, molto attiva, che potrebbe avere grosso modo come età anagrafica tra i 25 e i 40 anni. È un uomo molto attivo, molto dinamico ed è una persona che comunque in qualche modo cerca di spronare, parliamo di bastoni,
questo vostro uomo a vincere l'inerzia, ma a essere più intraprendente, più coraggioso, più dinamico. È come se questa persona lo spingesse a coltivare altre amicizie, altre relazioni per dimenticare questa donna del passato. Quindi probabilmente può aver spinto anche in questo caso lui ad avvicinarsi a voi. Può essere stato questo cavaliere di bastoni che in qualche modo lo ha portato ad avvicinarsi a voi e lo porta a riavvicinarsi a voi, perché lo fa ragionare. Però obiettivamente non bastano gli aiuti e i consigli di questo cavaliere. Questo è il lavoro che deve fare lui con se stesso e deve effettuare finalmente questa scelta, perché lui la vuole fare, voi gli piacete molto, soprattutto da un punto di vista estetico. Però è chiaro che obiettivamente questa persona è veramente in qualche modo un po' bloccata in questo momento, non è il momento giusto. Vediamo il filo rosso che vi lega a questa persona. Allora, la regina di spade. Ovviamente in questo caso non è chiaramente una persona, perché non vi può legare a livello karmico, diciamo, una persona, soprattutto una regina di spade, bensì in questo caso è un'energia, quando vengono in questa posizione le carte di corte. Dunque, che cosa vi lega? Una profonda comunanza intellettuale. Quindi evidentemente, mentalmente, in quanto a pensieri, voi e questa persona vi trovate. Cioè in realtà sareste molto più dei bravi amici, dei buoni amici, piuttosto che degli ottimi amanti. Quindi è già una sorta di consiglio che poi vedremo meglio in questa posizione, per poter appunto in qualche modo, se ovviamente volete, se vi conviene, lasciare aperta la porta per questa relazione, perché obiettivamente qui abbiamo la regina di spade, quindi un'energia molto potente da un punto di vista di spirito, da un punto di vista di anima. Quindi obiettivamente tra voi e questa persona c'è comunque un intendersi, c'è comunque un capirsi, un consigliarsi anche al meglio, ma obiettivamente in questo momento non c'è altro di più che mi possa far pensare a un grande innamoramento. Cioè voi gli piacete, ve l'ho detto con la carta degli amanti, c'è stata una sorta di, diciamo, colpo di fulmine, che però non mi parla di sentimenti conclamati. Qui è tutto ancora embrionale la situazione, anche perché lui è ancora in testa quest'altra persona, sempre se appunto non ce l'ha ancora convivente. Quindi in realtà la regina di spade rappresenta proprio comunque una energia importante di forza, un'energia dinamica, un'energia di coraggio, di forza d'animo, di grande dignità. Quindi in realtà fra di voi c'è un bel legame, che però in qualche modo per adesso molto probabilmente è meglio che rimanga tale. Quindi un legame di tipo amicale, proprio perché evidentemente anche da un punto di vista sessuale ed erotico questa persona, ve l'avevo detto, potrebbe comunque risentire e vivere anche malamente i momenti in cui appunto sta assieme a voi. Non se li gode appieno, ma perché la sua anima è appesantita ancora da un qualcosa che arriva dal suo passato, che vi nasconde e che in qualche modo sta facendo molta fatica a lasciare andare. Inoltre la regina di spade ci parla appunto di un'energia femminile, quindi la vostra, fortemente attenta, furba, intelligente. Quindi questa persona, ve lo dicevo all'inizio con il 7 di spade, ha capito che voi non siete stupida, ha capito che siete una persona guardinga, che siete una persona prudente, che siete una persona molto molto astuta e che ha le idee molto chiare. Di conseguenza questa persona sa che appunto voi siete molto intelligenti e che quindi sareste arrivate immediatamente alla verità, o che ci siete già alla verità. Vediamo il consiglio, il mago. Allora, questo arcano è un consiglio, a mio avviso, quanto mai importante, nel senso che il mago in questo caso vi invita a non sprecare inutilmente del tempo prezioso. Ok, quindi
è il primo arcano maggiore, quindi una carta di grado primo, quindi rappresenta un nuovo inizio, quindi vi sta invitando in qualche modo a iniziare qualcosa da un'altra parte, qualcosa di nuovo, ok? Quindi nel caso in cui voi abbiate comunque qualcun altro che comunque vi gira attorno, che vi interessa, cercate di coltivare questa cosa nuova. Quindi cercate effettivamente in qualche modo di salvaguardare la vostra dignità e la vostra autostima. Quindi cercate di mettere a frutto la vostra intelligenza. La caratteristica del mago è proprio quella, cioè in qualche modo di riconoscere immediatamente i pro e i contro di una situazione e saperla quindi gestire egregiamente. Perché il mago ha una grande capacità pratica, quindi vi si invita in qualche modo ad agire dominando la situazione, quindi prendendo voi la situazione in qualche modo in pugno e iniziando qualcosa di nuovo con una persona nuova. Le carte vi stanno dando un consiglio molto chiaro: non fatevi manipolare, siate voi a manipolare la materia, esattamente come fa il mago. Quindi in qualche modo cercate di utilizzare tutta la vostra astuzia, tutta la vostra intelligenza e cercate di portare le situazioni a vostro vantaggio. Quindi potete tranquillamente in qualche modo comportarvi in maniera assolutamente diplomatica con questa persona, quindi senza necessariamente chiudere il rapporto, perché il mago non ci parla di una chiusura del rapporto. Il mago ci parla comunque dell'interessarsi ad altro. Ok? Quindi seguite il vostro istinto. Se siete qui in questa stesa è perché evidentemente qualcosa di strano lo avete già notato. Quindi questa persona fa continuamente avanti e indietro perché qualcosa vi nasconde, sì. E qui si sta parlando di cuore, si sta parlando di una terza persona che o è tuttora presente nella sua vita o che in qualche modo lo è stata, ma che continua ad essere una presenza fantasmatica o fattuale troppo ingombrante. Ricordate bene questo 2 di coppe e questo 10 di coppe, carte degli amanti. Quindi in realtà vi viene consigliato di deviare la vostra attenzione appunto su qualcosa di completamente nuovo e molto probabilmente su una persona altrettanto libera, ma libera sul serio, come voi. Quindi la carta del mago vi dà questo consiglio: dedicatevi al nuovo e con questa persona rimandate a tempi più propizi. Perché questa persona in questo momento non può darvi quello che voi volete, ma può darvi semplicemente una situazione di questo tipo, molto altalenante, perché deve ancora risolvere un problema molto importante. Quindi vi ripeto, non lasciatevi manipolare, siate voi a manipolare la realtà. Quindi non dovete necessariamente inveire contro questa persona, bloccarla e chiudere le comunicazioni da ogni punto di vista con questa persona, ma cercate obiettivamente di capire che non è il momento giusto. Ci saranno tempi più propizi? Probabilmente sì, adesso lo vediamo con l'ultima carta che a questo punto mi incuriosisce particolarmente, perché questa persona ha voglia di scegliere, ma non ha ancora effettuato la scelta, è sul procinto di decidere di lasciare tutto per ricominciare da capo, ma non l'ha ancora fatto. Voi dovete rimanere lì parcheggiate ad aspettare che questa persona risolva le sue problematiche mentali ed emotive con un'altra donna? Ma direi anche di no. Quindi non è il momento giusto, dedicatevi al nuovo, perché la carta del mago, tra l'altro, è anche già un'avvisaglia importante sul fatto che voi avreste qualcuno, c'è già qualcuno attorno a voi oltre questa persona, o comunque a brevissimo, perché il mago ha dei tempi veramente molto rapidi, tra l'altro. Quindi in qualche modo questa persona c'è già o potrebbe arrivare a breve. Ed è una persona con la quale voi potreste trovarvi proprio molto molto bene e potreste iniziare qualcosa di molto importante. Vi ripeto, tra l'altro a breve.
Ragazzi, dovete scegliere la vostra felicità, non quella degli altri. Comunque, vediamo il futuro con questa persona. La luna, immancabile. Allora, la luna rappresenta il non detto, rappresenta tutto ciò che in realtà viene celato, perché in realtà in questo momento, vedete, è un percorso che non si riesce appunto ancora a vivere, non si può vivere. E quindi è chiaro che questa persona per il momento dovrebbe vivervi in maniera nascosta, occulta. Quindi questa persona sa che nel momento in cui proseguirà il rapporto con voi, dovrà farlo, sì, ma in realtà, prima di tutto, continuando a vedervi poco e sentendovi soltanto a spot. Ma inoltre questa persona sa che in qualche modo continuerà a volervi e a desiderarvi, non potendovi però almeno per il momento avere del tutto. Perché la carta della luna rappresenta un po' quegli amori folli e romanzeschi di attrazione e repulsione, che mettono, diciamo, in grande contrapposizione ragione e sentimento. Quindi in realtà questa persona purtroppo non può per il momento lasciare libero spazio alle proprie emozioni, che vi ripeto, lui prova per voi, perché la luna è legata al segno del cancro, quindi rappresenta fondamentalmente una persona, ve lo dicevo anche con gli amanti, che prova già delle emozioni per voi, prova un sentimento già per voi, ma in realtà questa persona deve compiere un lavoro molto importante, che è quello di guardarsi dentro. Questa persona deve scendere nell'ombra, l'ombra junghiana, nella parte più nascosta del proprio inconscio, deve conoscersi ancora bene e poi deve portare tutto ciò che lui ha tratto di insegnamento dal suo stesso inconscio al cospetto della ragione, della coscienza e dell'io. Questo è un percorso molto lungo che questa persona ancora dovrà affrontare, qui la situazione è lunga. Tra l'altro appunto la carta della luna rappresenta dei tempi abbastanza lunghi, quindi non si sta parlando di giorni o di settimane, qui si sta parlando di qualche mese. Quindi in realtà ragazze fidatevi del vostro intuito, questa è una persona che in questo momento non è disponibile ad un rapporto alla luce del sole, questa è una persona che vi può vedere ma in maniera diciamo nascosta, questa è una persona che vi vuole sì, che vi desidera assolutamente sì, ma è comunque una persona che in qualche modo deve reprimere i suoi sentimenti e i suoi desideri. È una persona che fantastica molto su di voi, è una persona che addirittura vi pensa e che ha evidentemente anche praticato dell'autoerotismo pensando a voi, però in realtà purtroppo questa persona deve ancora far fronte chiaramente a delle situazioni che deve assolutamente risolvere. Tra l'altro la luna ci parla anche di segreti, quindi obiettivamente ci parla di segreti e ci parla anche di persone che appartengono al passato, quindi praticamente ci spiega tutto quello che abbiamo detto sino ad ora, cioè questa persona in realtà ha ancora qualcosa da raccontarvi. Inizia la stesa con un 7 di spade, la menzogna, e termina con la carta della luna, quindi di nuovo il segreto. Quindi c'è qualcosa che questa persona farà molta fatica a raccontarvi. È una persona che tra l'altro è anche molto mutevole, perché la luna rappresenta appunto anche l'umoralità del cancro, quindi è una persona che obiettivamente ha degli sbalzi d'umore, questo sicuramente, ma che sono ovviamente acuiti da una situazione relazionale davvero pessima che questa persona sta vivendo. La luna rappresenta anche l'infanzia, quindi vi ripeto quello che vi ho detto col 10 di coppe, che potrebbe avere anche delle difficoltà genitoriali non indifferenti. È una persona che tende molto a rimanere legata al passato, in maniera a volte anche molto morbosa, e così facendo non lascia andare il dolore. Questa persona non vuole guarire. Attenzione, quindi è lui
la prima causa del suo stesso male. Quindi è una persona che in voi vede una tentazione, vede un elemento fondamentale nella sua vita, ma è una persona che in qualche modo deve ancora recuperare una sua dimensione interiore. Continuerà a desiderarvi? Assolutamente sì. Continuerà a cercarvi? Secondo me sì, ma lo farà sempre in questo modo. Prima di tutto a spot, quindi momenti sì e momenti no. E poi chiaramente è una persona molto mutevole. È una persona che potrebbe veramente continuare in qualche modo, in questo modo, a tenervi comunque nascoste ancora delle verità. Quindi sicuramente la vostra situazione andrà avanti per quanto riguarda la seduzione, l'attrazione, però qui c'è necessità di essere chiari, ok? Perché bisogna rimanere veramente con i piedi per terra, perché chiaramente questa è una situazione che deve rimanere nascosta, ok? Quindi in realtà la luna vi avvisa, se starete attenti, qui non ci sarà pericolosità, cioè voi non andrete a soffrire più per questa persona. È chiaro che però nel momento in cui in qualche modo metterete da parte la vostra razionalità c'è il pericolo comunque di incorrere in altre menzogne. Quindi mi raccomando, cercate di ascoltare assolutamente il vostro intuito, che obiettivamente, evidentemente vi ha portato in questa stesa e che ci ha visto assolutamente bene. Quindi sicuramente non è una storia che andrà a finire, però è una storia che purtroppo risentirà ancora, almeno nel prossimo futuro, di in qualche modo momenti di stop, non potersi vedere, non potersi sentire e ancora qualche piccola bugia. Ecco perché il consiglio degli arcani è il mago, quindi iniziate da qualche altra parte, in qualche modo date udienza a qualche altra evidentemente persona o esperienza, perché altrimenti con questa persona e con questa luna obiettivamente qui rischiate di dover stare ad aspettare i tempi di un'altra persona e vi ripeto, per la vostra felicità questo è assolutamente ingiusto. Spero in qualche modo di esservi stata utile con appunto questo video. Come ovviamente ci si spera in ogni lettura di tipo appunto tarologico, di aver portato comunque ad una maggior riflessione anche e soprattutto sui propri bisogni, al di là poi del futuro. Di conseguenza, mi raccomando, agite con coraggio, seguite il vostro intuito e anche datevi a qualcosa di nuovo ed eventualmente molto più benaugurale. Buona fortuna!